Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale o benvenuti, come dico sempre per chi passa magari per la prima volta sotto questo contenuto. Calciomercato in casa Napoli, Noah Lang si chiude entro oggi a quanto si legge, manca l'ok di De Laurentiis solamente, Chelsea del calciatore, c'è l'accordo con il PSV Eindhoven, siamo agli ultimi dettagli, pacchetto Nunez, ingaggio accettato dal calciatore, vuole giocare ovviamente a Napoli e l'abbiamo già detto, il Liverpool vorrebbe 65 milioni, ma sono fiducioso per quanto riguarda l'operazione e credo che il Napoli possa far bene anche per quanto riguarda il calciatore uruguagio. Le uscite: Simeone si è presentato il Siviglia, Raspadori richiesto da una squadra di Serie A che però al momento non può far mercato. Ci arriviamo, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica. Se vi piace questo video, un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano, come sempre, all'algoritmo. Facciamo il punto su Noah Lang e Nunez al volo, poi ci concentriamo anche sulle uscite perché volevo portarvi un attimo un calcolo matematico per arrivare poi all'offerta fatta per Noah Lang. Allora, il calciatore del PSV Eindhoven ha accettato ingaggio e il Napoli, ovviamente il PSV è contento dell'offerta che ha fatto il Napoli, si parla di un 25 più 5, quindi operazione che si aggira intorno ai 30 milioni e il calcolo matematico è proprio questo: 8 milioni per il riscatto di Caprile più 6 milioni per il riscatto di Gaetano sono 14, e Rafa Marin 1 milione di prestito più 15 per il riscatto, 15 milioni totali sono 29. Ecco l'offerta presentata al PSV per Noah Lang. E quando faccio questi calcoli tra me e me, trovo la consapevolezza nello stesso Napoli, nel capire che conte o non conte economicamente, ragazzi, il Napoli non farà mai la fine delle botte a muro, come si suol dire, anche perché in società ci sono il Goku e il Vegeta dal punto di vista economico del mercato italiano, che sono De Laurentiis e Chiavelli. Chiusa la parentesi, ovviamente il rapporto con il cartone animato, Noah Lang sarà un calciatore del Napoli e quindi, salvo ovviamente catastrofi, ma che non sono all'orizzonte e quindi non vengono calcolate dal sottoscritto. Passiamo a Nunez che accetta 5 milioni e mezzo, il Liverpool spara 65 milioni e per lo stesso calcolo matematico ecco che la situazione Osimhen poi diventa fondamentale da sbrogliare per poterti poi porre nei confronti del Liverpool con una tranquillità diversa, perché poi resta sempre la mina vagante il nigeriano, e quando devi fare un colpo a cifre poi così alte non è che il calciatore poi non li valga. Forse 65 sono troppi anche per il sottoscritto, ma sotto i 60 milioni a 50-55 milioni comunque è un'operazione secondo me che va fatta, e anche subito, per le caratteristiche, per un calciatore che può giocare a due punte insieme a Lukaku, al posto di Lukaku. Ha fatto anche l'esterno, ma io lo preferisco come attaccante centrale, e quindi gli sviluppi da questo punto di vista li seguiremo e li commenteremo insieme appunto sul canale. Quindi ecco perché la campanellina, se siete nuovi e non vi siete iscritti fatelo ancora, ecco perché ci sono le raccomandazioni, così vi trovate in maniera cronologica con tutte le considerazioni che facciamo giorno dopo giorno. Simeone si è affacciato il Siviglia, ovviamente non ci sono ancora le cifre, destinazione che il Ciolito sposerebbe, e io sarei anche contento perché è una squadra che poi ho sempre simpatizzato per qualche spagnolo. Il Siviglia comunque sarebbe una destinazione più che giusta per Simeone. Vediamo con quanto si presenta e che offerta farà il Siviglia, perché il Napoli credo a meno di 15 milioni comunque diciamo che non credo accetti poi al volo. Speriamo di raccogliere e raccimolare ancora soldi in entrata per quanto riguarda Simeone, lo stesso Raspadori, ma ne parliamo perché poi trovarti come l'anno scorso con tanti calciatori in prestito sperando di ricevere poi l'anno dopo prestiti con diritto senza obblighi eccetera,
non è nemmeno il caso, ma credo che il Napoli non vada verso queste soluzioni, perché l'anno scorso fu una, diciamo, una manovra di conseguenza, viste le tempistiche, viste le situazioni in attacco dove Osimhen si mise di traverso e tempistiche eccetera, iniziava il campionato, quindi dovevi per forza sfoltire per la situazione liste. Detto questo, Raspadori lo vorrebbe Maurizio Sarri alla Lazio. Il Napoli non accetta offerte sotto i 25 milioni per Raspadori e concordo al 200% per quanto riguarda la valutazione del calciatore. Il Napoli, se non erro, lo pagò oltre i 30 milioni, adesso vado a memoria, comunque 32, 33, non ricordo molto bene precisamente la cifra, comunque sopra i 30 milioni. Raspadori 25 milioni secondo me li vale, e come, e lo vorrebbe Sarri come falso 9 alla Mertens, senza fare paragoni, perché per me il paragone non esiste nella maniera più assoluta, anche perché l'abbiamo visto al centro dell'attacco, soprattutto quando partiva dall'inizio e puntavi sul Raspadori al centro dell'attacco, comunque un tantino scompariva. Però se Sarri tatticamente lo vorrebbe alla Lazio, vuol dire che il suo perché lo potrebbe anche avere, però la Lazio non può fare mercato in entrata, ed ecco che ritornano Goku e Vegeta e il Napoli con sicuramente le casse floride, ma in un percorso dove è stato sempre, diciamo, ascendente e mai intaccato da situazioni che portano poi a bilanci che finiscono molto male. Tanto è vero che la Lazio ha il mercato bloccato fino al 30 di settembre 2025, perché ha sforato dei parametri economici imposti dalla FIGC. Tre parametri in questo caso: l'indice di liquidità, che misura la capacità del club di coprire i debiti a breve termine con le risorse liquide disponibili. La Lazio non ha rispettato il limite richiesto. Indebitamento: il livello di passività complessive del club supera i limiti imposti. Costo del lavoro allargato: valuta le spese per stipendi, ammortamenti e altri costi legati alla rosa. La Lazio ha ecceduto il tetto massimo, aggravando la situazione. La conseguenza è un divieto di assoluto di tesserare nuovi calciatori fino al 30 settembre prossimo. L'ammontare della cifra e del debito, almeno a quanto si legge ad oggi, è una novantina di milioni. Dicono 90 milioni, poi può essere qualcosina in più, qualcosa in meno. Fatto è che nelle ultime dichiarazioni che arrivano da casa Lazio non si vorrebbero vendere calciatori e pezzi da 90, ma si cerca di sfoltire questa rosa di 30 calciatori per rientrare poi nei limiti e poterti affacciare sul mercato. Operazione abbastanza, diciamo, difficile da fare, anche perché io di pezzi da 90 in casa Lazio non è che ne vedo poi così tanti. Comunque, fatti loro. L'unica pecca è che io avrei visto anche un Raspadori insieme a Sarri dal punto di vista tecnico-tattico, così come vorrei con tutto il cuore che Raspadori trovasse una squadra che lo faccia giocare poi con continuità. A Napoli sarà sempre più complicato trovare spazio, soprattutto per quanto riguarda le idee di gioco del mister, il De Bruyne che ha acquistato, un centrocampo molto ma molto folto, un attacco che si sta ulteriormente attrezzando con Noah Lang in arrivo, e a quanto abbiamo letto Noah Lang, l'arrivo di Noah Lang non esclude Ndoye, così come abbiamo letto su Radio Kiss Kiss, non dovrebbe escludere Ndoye, e ovviamente fanno il paragone a Kwarangong, Noah Lang e Ndoye, la coppia sarebbe più forte di Kvaratskhelia e Ngong. Vediamo e lo vedremo sul campo, io non posso esprimermi ovviamente così a scatola chiusa, lo vedremo tra numeri, prestazioni e ovviamente partite portate a casa per il bene di chi, o diciamo per mezzo di quanto fai la differenza. Numeri alla mano, Noah Lang, il PSV, se non erro, ha fatto 103 o 104 gol quest'anno in Eredivisie, e Noah Lang ha partecipato a più del 30% in maniera attiva delle azioni che hanno portato al gol, quindi è tanta roba, sia per quanto riguarda gli assist sia per quanto riguarda i gol fatti. Abbiamo anche letto l'intervista ad Aaron Winter che l'ha avuto all'Ajax nel 2018-2019 quando era nello staff, e ci ha parlato di un Noah Lang che è maturato, diciamo, da un punto di vista
dell'educazione in campo e nel non perdere le staffe, perché ovviamente l'esterno è un ruolo che ti porta all'uno contro uno, ti porta al dribbling, ti porta a subire talvolta tanti falli, molte volte vieni puntato, diciamo, in una determinata partita e quindi devi mantenere i nervi ben saldi, ma fa parte del professionismo. E Aaron Vinter ci ha detto che poi l'ha anche telefonato e si è congratulato con lui perché ovviamente dal 2018-2019 al 2025 ne è passato un po' di tempo e Noah Lang è molto ma molto migliorato, anche se andate a vedere, lo potete fare anche da soli, se andate a vedere la situazione cartellini di Noah Lang, pur essendo un esterno d'attacco, la vedete che negli anni comunque è diminuita questa condizione di innervosirsi, però ripeto, è un ruolo che ti porta sempre, diciamo, a stare uno contro uno con l'avversario, sempre a doverla provare la giocata per la superiorità numerica. Attacchi la profondità e va a finire, arriva uno che dice ah ma vada, palla, gambe, non voglio sapere niente, ti alza da terra e ti puoi nervosire, però ovviamente più cresci da questo punto di vista e se tecnicamente sei già molto ma molto valido, perché io sono contentissimo del Napoli e Noah Lang, allora abbiamo fatto bingo, soprattutto poi alle cifre che andremo a chiudere perché non si supereranno i 30 milioni. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, cari ragazzi, speriamo di piazzare anche qualche altro calciatore in uscita, aspettando che poi anche la situazione, come sempre, chiudiamo, anche che la situazione Osimhen trovi la sua quadra e diciamo prenda la sua strada. Sempre Forza Napoli, ciao!